La carne cruda all'albese riprende sicuramente quello che è l'elemento cardine su cui si poggia questo territorio, oltre all'uso della carne. Quindi l'altro elemento su cui si poggia questo territorio è sicuramente il tartufo. In questo caso il tartufo che andiamo a utilizzare è un tartufo nero, perché ogni stagione ha il suo tartufo. In questa stagione ce n'è anche una qualità estremamente bella, che non è pregiata come il tartufo bianco, ma che ha un profumo molto agliaceo, che è il tartufo di marzo, e quindi il tartufo bianchetto. Andiamo a predisporre un accompagnamento. Come vedete ho preso un'insalata che sarà la parte su cui si appoggerà il nostro prodotto, e ho scelto un'insalata particolare, ho scelto un'indivia scarola, che oltre a essere diciamo bella a livello visivo, con queste dorature così importanti, questo giallo brillante che dà colore al piatto, ma ha anche un gusto estremamente particolare, che è un gusto leggermente amarognolo, meglio definibile come amarotico. Quindi tolgo le mie parti apicali delle foglie, mi bastano queste, e non è che scarto questa foglia, ma la parte basale, la parte bianca, la vado a tagliare e ottenere dei pezzetti, in particolare non proprio sulla base, che è piuttosto filamentosa, ma un po' più su, perché è ovvio che sulla parte radicale tende a essere un po' più fibrosa. Le fibre le possiamo notare anche in questo punto, quindi vado a dare una consistenza, e la consistenza a questo piatto l'andremo a cercare con più prodotti e non solo con questa parte bianca dell'insalata. Quindi un'insalata che tra l'altro è anche quasi tipicamente invernale. Vado a inserire anche questo nell'insalata e vado a coprire con acqua fredda, in modo che si ritemperi, e poi andremo a lavarla. Nel frattempo prepariamo gli altri elementi che andranno a comporre questo piatto. Scelgo la parte centrale di un sedano a costa, quindi una parte tenera perché è il cuore del sedano. Le foglie le mantengo perché saranno elemento aromatico di questa preparazione, insieme all'insalata e agli altri elementi che compongono il piatto. Vado a tagliare a bastoncino, il termine corretto sarebbe bâtonnet, perché tutta la terminologia della cucina risponde alla lingua francese, anche se non sono preparazioni francesi. Vado a pulire un finocchio, eliminiamo la prima parte che è un po' deteriorata, e vado a prendere la parte, questa che è ben bianca, ed è anche importante che ci sia questo candore. Non è che tutti i piatti devono avere
solo i colori brillanti, ma possono essere basati anche su dei colori caldi, tenui e non necessariamente dei colori violenti o molto carichi, che tra l'altro sono colori più vicini a una stagione, tra virgolette, estiva più che a una stagione come la nostra, primaverile in questo caso. Abbiamo detto che utilizzeremo dei pezzetti di finocchio. Il finocchio in questo caso, come per il sedano, aggiunge una freschezza e quindi anche in questo caso li tagliamo un po' più piccoli in modo che possano essere sparpagliati. Come vedete ho tagliato anche la parte alta del finocchio, perché nella parte alta del finocchio c'è molta più essenza e quindi regolo anche qui la grandezza e li vado a posizionare lì. L'altro elemento che aggiungiamo e che secondo me è un elemento che va molto bene con il tartufo è la noce, quindi mettiamo qualche guerriglio di noce, diciamo un paio, credo che siano già sufficienti, 2 guerrigli di noce. Andiamo quindi a predisporre la carne per la preparazione. Come vedete la carne è di un vitellone, questi pezzetti di carne sono l'elemento cardine su cui si poggia il gusto della preparazione. Li taglio un poco spessi perché prendo una strada che è quella di far sì che il mio prodotto mantenga la sua integrità. Se non andassi a tagliare con un'affettatrice, il movimento della lama andrebbe a scaldare la preparazione, ossidarla un po' in superficie e renderla meno qualitativa, secondo il mio parere, come sapori. Quindi 7 pezzetti, 7 è un numero cardine su tanti passaggi della storia, ma anche tanti passaggi della cucina italiana. Quindi rimetto il mio foglio di pellicola, posiziono i miei pezzetti di carne. A questo punto, con questo movimento di battuta, faccio sì che la carne diventi più sottile, ma che non perda il suo nervo. Vado a togliere la parte superiore del foglio e vado a posizionare i miei pezzetti di carne all'interno di una placchetta. Mi sono predisposto delle fettine di tartufo nero, Melanosporum, e le ho, gli ho aggiunto dell'acqua di cottura del tartufo e dell'olio di semi, quindi un olio di girasole, e con questa base di acqua di cottura e olio vado a irrorare le mie fette in modo da averle già pronte, condite nel momento che le vado a utilizzare. L'insalata è diventata croccante, con l'acqua fredda, bene, vado ad asciugarla.
Quindi andiamo a condire la carne col sale ed andiamo ad aggiungere del pepe in modo da renderlo gustoso. L'insalata la irroriamo leggermente solo con un poco di olio, in modo da dare già un gusto anche all'insalata. Sappiamo che i grassi sono fondamentali e anche qui aggiungiamo un poco di sale. Gli spazi vuoti e pieni in un piatto sono importanti perché danno luminosità. Vado a posizionare la mia carne, che deve rimanere questo bel rosso brillante, e vado a posizionare il sedano. Ne metto una barretta per ogni fettina di carne in modo che possa entrare in bocca esattamente. Il finocchio lo metto invece sparpagliato, nascosto nell'insalata, che deve dare freschezza all'insalata. Metto un piccolo ciuffo di finocchio anche, che dà un tono più verde alla preparazione, quindi diventa una acidità visiva che è importante. L'acidità visiva è fondamentale. Questo oro giallo, che sono le foglie di sedano, anche loro le sparpagliamo. E poi per ultimo i grilli di noce. Ne mettiamo 4, che sono un gusto che ti colpisce nel momento che tu vai a degustare la preparazione. Per ultimo aggiungeremo l'elemento che caratterizza l'alba. In questo caso usiamo tartufo nero, se e come deve essere. Andrei ad aggiungere il tartufo bianco, ma in una quantità anche importante, quindi una bella lamellata di tartufo renderebbe questo piatto, oltre che buono come può essere in questo momento, anche riccamente profumato dal tuber bagnatum pico. Ma credo che già un effetto di qualità possa ritrovarsi anche in questo piatto. Insalata di carne cruda all'albese e tartufo nero e noci.